Ciao a tutti, bentornati qua sul canale. Oggi, come vi avevo già detto in un precedente video, dobbiamo lavorare questa 500 e non solo i sedili ma tutta, ovviamente, un detailing completo interno. Purtroppo ci faranno tribulare tantissimo i sedili, già ve li avevo fatti vedere, dal video non rende l'idea di quanto sono sporchi, ma tanto chi ha questo tipo di 500 lo sa già che sono tutte così e tutte difficili anche da lavorare. Ci sarà da stare parecchio tempo dietro a questo 500 e tra l'altro non abbiamo solo questa, ma abbiamo da fare gli interni di questo stupendo Ducato. Qui però non farò nessun video perché noi abbiamo l'appalto con la polizia, facciamo tutti gli interni delle loro auto, le sanificazioni. Questo mezzo è stato in rappresentanza al G20 e quindi a Roma, che si è tenuto un po' di giorni fa, e quindi lo devo sanificare. E poi abbiamo l'interno di questa 500X, anche qui questa è sedile in pelle, quindi faremo un video dedicato solo per gli interni di questa. Adesso tanto partiamo con la lavorazione di questa 500, che andrò a smontare completamente i sedili perché altrimenti farli da lì diventa un problema. Così lavoriamo un interno fatto a regola d'arte, un interno completo. Il cliente ha acquistato la macchina usata, mi ha chiesto di fare appunto un detailing completo e noi andremo a fare questa lavorazione: sanificazione, pulizia totale, protezione e lavaggio sedili. Non mi faccio il segno della croce perché rischierei di essere troppo tragico, ma qua davvero ci sarà da lavorare tanto. A dopo. L'ho già detto anche in altri video, mi raccomando, prima di staccare i sedili la chiave non deve essere inserita e staccate sempre la batteria, perché ci potrebbe essere il rischio col discorso degli airbag che rimangono poi spie accese. Insomma, staccatela e lì andate sul sicuro. Andiamo a togliere i sedili, ci vengono sempre in aiuto le nostre stupende chiavi e andiamo avanti con la lavorazione. Mettete sempre una protezione qui, perché quando smontate i sedili c'è il rischio se no di andare a danneggiare la carrozzeria. Allora è meglio mettere una protezione, così si evita di danneggiare tutto. Senza che vi faccia rivedere tutte le lavorazioni o tutte le cose che andiamo a usare. Sapete che, vediamo se da qua si vede un po' meglio la condizione del sedile, direi proprio di sì. Non si vedono molto queste, che sono gialle, come in tutte le 500 di questo modello. Oltretutto quando andremo a finire la lavorazione, voi pensate che questa scacchiera qui alla fine lavorazione non vedi più gli occhi, hai gli occhi che ti si incrociano, ma non vedi più gli occhi. Scusate, vabbè. Qui andiamo a lavorare poi con APC, però non APC Pro, ma questo, e poi con un altro prodotto della Nanobiotech, che è questo che si chiama Textile Cleaner, perché è l'unico che
nei vari anni di esperienza su questi sedili qua mi ha dato degli ottimi risultati. Ho provato gli altri, ma su questo tipo di sedile faccio molta fatica a farli venire puliti come voglio io, quindi lavoriamo con quelli. Tornador, microfibra, aspirapolvere. Adesso andiamo ad aspirare completamente e poi cominciamo a lavorare, poi alla fine con il Black Hawk aspiriamo il più possibile a vapore. Ok? Partiamo. Allora, iniziamo a PC sulle parti, un po' tutto lo lasciamo anche agire, lo lascio agire anche 4-5 minuti, l'ho già fatto, qui fa già un po' di reazione, poi andiamo a lavorare con il prodotto Nanobiotech. Ci uniamo la spazzolina. Già più e sarò 10 minuti, un quarto d'ora che sono qua e già non ci vedo più, questa scacchiera maledetta. Meno male che la Fiat non fa più questi tessuti qua, l'avevo detto, si vede anche dall'impostazione. Mauro Detailer versus Fiat 500 Lounge, soprattutto con questi sedili, ma vincerò io. Ragazzi, non ci vedo più, sono strabico, maledetti, maledetto tessuto. Comunque questo l'abbiamo quasi finito. Una cosa che forse non avete mai visto, ve la faccio vedere io. Occhiali gialli, lampada UV. Sapete cosa servono queste? Spegniamo tutte le luci e controlliamo se sono rimasti dei residui anche di detersivo sul sedile, perché altrimenti quando andiamo in asciugatura risaltano fuori gli aloni. Questo vale per tutti gli interni, si possono andare a vedere macchie di polvere, macchie di qualsiasi residuo sulla carrozzeria, se c'è del calcare. È importante anche questo.
Adesso proviamo a vedere se si vede dalla telecamera, perché non sono sicuro se dall'obiettivo si possa vedere. Proviamo. Altrimenti ve l'ho spiegato, avete gli occhiali, avete la lampada, ve li procurate, le trovate anche su Amazon, non costano tanto, e poi fate questo tipo di verifica. Abbiamo finito il primo sedile, quello diciamo del lato, la parte dietro, ecco, nel lato passeggeri dietro, e adesso, come vi ho detto prima, proviamo a guardare se qua si vede qualcosa. Non so se riusciamo con la telecamera, però ci proviamo, spengo le luci, torno e vediamo se si vede qualcosa. Ho infilato gli occhiali, adesso guardiamo con la lampada qui. Allora no, purtroppo non si vede niente dallo schermo, dalla telecamera. Vabbè, pazienza, volevo provare a farvi vedere. Comunque sappiate che se utilizzate questi occhiali e questa lampada potete andare a vedere e verificare se ci sono dei problemi sia prima o sia dopo la lavorazione, quindi residui di prodotto. Provate, vedete che rimarrete stupiti da quello che si potete trovare in giro. Noi siamo meglio di CSI. Adesso andiamo a vedere come è messo questo. Si vede qualcosa? A me viene male quando c'è da fare questi sedili qua, però veramente. Però insomma dai, andiamo a lavorarli.